Ma cosa fai? Ti provi ancora la febbre con il termometro a mercurio? Eh sì, per forza, quale alternativa ho? Ma come sei antico, ora è tutto disponibile a portata di polso, basta questa Smart Band qua. Wow, ma è magnifico! Ma è comodissimo, lo proverò subito. Anche se direi che questo non è il momento giusto per ammalarsi. Vorrei farvi vedere un po' di dietro le quinte, ma direi che lo terrò per il video di fine anno. Non avevo nemmeno un termometro, quindi cosa ho preso? Una torcia. Però voglio farvi vedere questa torcia, guardate che figata. Torcia allungabile e piegabile, con anche il fondo magnetico e guardate. Questo sì che è un termometro. Vabbè, andiamo alla recensione. Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questa Smart Band On-C V100S, penso si pronunci così. Questa Smart Band ha attirato fin da subito la mia attenzione perché ha sì il sensore del battito cardiaco, ma riesce anche a rilevare la temperatura corporea e l'ossigenazione del sangue. E io ero curiosissimo di provarlo. Così non c'è bisogno di utilizzare il classico termometro con il mercurio, è un'ottima soluzione. Vabbè, non aspettiamoci chissà che cosa, ha tantissime funzionalità, ma facendo così tante funzionalità non si perde di qualità, oppure c'è proprio il detto, il troppo stroppia. Diciamo che un pochino è così, però se guardate il prezzo, 30 euro, assolutamente non si può pretendere di più. Partendo dalla confezione che trovate anche qui, semplicissima, vi arriverà smontato, quindi le due parti del cinturino sono separati e potete assemblarli fin da subito, ovviamente sempre se la batteria è carica. C'è un piccolo manuale utente e non necessita di alcun cavo per la ricarica perché è tutto compreso nel braccialetto. Il design non è nulla di speciale, ricorda sempre i classici Huawei o Xiaomi, le classiche Smart Band. Ha una lunghezza completa di tutto di 40 cm circa e una larghezza compreso anche di schermo di 2 cm e un'altezza di 1,3 cm. È un pelino più spesso rispetto ai miei standard, però anche dormendoci su non ho trovato chissà quali problematiche. Il cinturino è completamente in silicone, piuttosto rigido, però almeno in questo periodo non c'è tutto questo caldo, non mi ha fatto sudare particolarmente la pelle. È impermeabile IP68, quindi lo potete portare tranquillamente sotto la doccia e qui davanti trovate l'ampio display da 1,14 pollici. Non è touch, o meglio non è touch tutto lo schermo, ma è touch solamente la parte inferiore, touch a dir poco scomodo, ed è sicuramente la cosa che mi è piaciuta di meno di questo Smart Band. E per entrare in una determinata sezione si dovrà tenere premuto per 5 secondi. Come vi dicevo, sul retro è presente il sensore e tutte le funzionalità possono essere utilizzate contemporaneamente. Allora, prima cosa da fare dopo aver indossato il braccialetto è scaricare l'applicazione presente sia su Play Store che App Store, si chiama WoFit. Al primo avvio si dovrà creare un breve profilo, dare tutti i permessi alle notifiche delle varie applicazioni. Ci sono le classiche basilari oppure c'è la possibilità di selezionare tutte le applicazioni e riceverete qualsiasi notifica presente sullo smartphone. Peccato non selezionare un'applicazione alla volta. E come sempre non può mancare il classico primo aggiornamento firmware subito dopo averlo collegato allo smartphone. Piccole premesse. Prima in assoluto, al primo avvio dovete avere il GPS e ovviamente il Bluetooth attivo. Dopo potete disattivarlo anche se vi romperà le scatole di attivare il GPS, ma fregatevene sempre se non vi serve. Altra cosa che io odio in tutte le applicazioni cinesi, tutte queste applicazioni di questi smart band o smartwatch economici, è che rimane sempre attivo in background, quindi vi ritroverete l'iconcina dell'applicazione sempre nel menu delle notifiche oppure nel blocco schermo. In questo caso compare WoFit è in esecuzione, comparirà sempre
e questo è l'unico modo per ricevere le notifiche. Se andrete a disabilitare l'applicazione in background non riceverete le notifiche sullo smartwatch. Detto questo, sulla pagina principale trovate i classici passi con anche le calorie consumate e un po' più sotto potrete trovare tutti gli altri dati, la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e addirittura, come vi dicevo, la pressione sanguigna e la temperatura corporea. Tutti questi dati li trovate dettagliati ora per ora e giorno per giorno, ben archiviati. Dalle impostazioni dell'applicazione potrete impostare qualsiasi funzionalità, regolare la durata dello schermo acceso, cambiare fino a 4 temi predefiniti, non c'è chissà quale scelta. E altra cosa che non mi piace è l'impossibilità di cambiare l'ora, nel senso non si possono impostare le 24 ore, quindi dovrete vedere l'orario in questa maniera qua semplice nelle 12 ore, peccato. E invece l'indicatore della batteria c'è solamente l'indicatore senza la percentuale e non mi piace non avere la percentuale sotto mano, percentuale visibile solamente dall'applicazione. Poi si possono impostare le sveglie, un conto alla rovescia, trovare lo smartphone che lo farà squillare e scattare una fotografia come se il braccialetto fosse un telecomando. Allora, come va questa Smart Band? Applicazione a parte, che il mio utilizzo con l'applicazione è quello di non tenerla sempre attiva. Come avrete ben capito, odio avere sempre l'applicazione attiva in background, a parte quando esco, per esempio, esco con gli amici o vado a fare la spesa. In questo periodo è l'unica cosa che si può fare. Tengo l'applicazione sì aperta sullo smartphone per avere le notifiche sempre a portata di polso. Invece quando sono qui a casa, che non ho bisogno di avere sempre le notifiche a portata di mano, chiudo l'applicazione in maniera forzata, così non ricevo notifiche e non ho sempre l'iconcina che mi compare, proprio mi assilla in una maniera assurda. Invece per quanto riguarda i rilevamenti l'ho trovata molto affidabile. I passi sono un pelino sovrastimati, quindi se muovete il braccio in questa maniera qua sta registrando qualche passo, quindi ricordatevi sempre che rileva qualcosina in più. Invece per quanto riguarda i battiti li ho trovati precisi come la dormita notturna, invece le sessioni sportive sono molto precise grazie al GPS dello smartphone. Ricordatevi che è ottimo nell'utilizzo casalingo e nulla di professionale. Sono selezionabili ben 6 modalità sportive, attivabili sia da Smart Band che da telefono. Altra cosa, le notifiche sono molto basilari perché il testo viene ritagliato, riceverete fino a 10 notifiche e poi le più vecchie verranno cancellate automaticamente e non si può rispondere e interagire in nessun modo. Il feedback della vibrazione è ottimo, si sente tranquillamente e vi assicuro che non vi perderete nemmeno una notifica. Invece la batteria piccolissima, infatti questa Smart Band è leggerissima, batteria da 150 mAh che vi consente di coprire una settimana. L'ho testato per vedere la durata della batteria con le notifiche, quindi tenendolo sempre collegato allo smartphone più o meno vi durerà una settimana, 6 giorni massimo, e si ricarica tranquillamente. Sfilate la parte superiore del cinturino, lo collegate in qualsiasi porta USB, anche quella del computer. Io l'ho anche collegato dietro la TV e si è ricaricato tranquillamente e in 2 ore circa si ricarica da 0 a 100. E niente, direi che siamo arrivati alle conclusioni. Volevo solamente farvi vedere questa Smart Band perché a mio parere è unica per 30 euro. Avere così tante funzioni a portata di polso ad un prezzo così ristretto, non tanto adatto agli sportivi ma soprattutto a quelli proprio attenti alle statistiche che si possono salvare anche su cloud, quindi se cambiate smartphone tranquilli, non perderete nessun dato. Non sarà precisissimo come gli strumenti professionali. Ho notato che il rilevamento della pressione, soprattutto in notturna, la minima mi va sui 50, quindi non sono così esperto e non mi provo mai la pressione, quindi non so se è veritiero o meno. Forse alla notte dormendoci si stacca leggermente dal polso, quindi fa un falso rilevamento, quindi non fateci troppo caso, almeno la rilevazione notturna non sembra così affidabile. Invece la temperatura corporea, provando
e confrontando con un termometro al mercurio direi che i risultati sono molto simili e applicazione rimandata, preferisco avviarla manualmente quando mi serve. Vi ricordo solamente di avviare questa applicazione almeno una volta ogni 2 giorni perché altrimenti i passi li andrete a perdere. Esatto, avete capito bene, solamente i passi. Più o meno immagazzina fino a 2 giorni di statistiche sui passi e poi andrete a perdere i risultati precedenti. Non capisco questa cosa, avrà una memoria da 1 mega, 1-2 mega al suo interno, no, non lo so. Comunque per sicurezza una volta ogni 2 giorni collegate la Smart Band allo smartphone. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su Winblog. Ma sì dai, per 30 euro ci sta.